Welcome everyone to Essential Oils for the Birth Kit. Benvenuti a tutti per il corso Oli Essenziali per il kit Nascita. My name is Stephanie McBride, and I am very excited to present on this topic, which is a great passion of mine. Io mi chiamo Stephanie McBride e sono veramente molto emozionata di presentare questo argomento a voi perché è la mia passione. I wanted to thank Alessandra for translating tonight. I couldn't have done any of this without her. Mi ringrazia, ma non... You're very welcome. Yeah. Yeah, and then also thank you to Marco and Sabrina for inviting their communities. E grazie anche a Marco e Sabrina per aver invitato la loro comunità a partecipare a questa presentazione. And also to Massimo and Vivian, my publishers in Europe. So. E anche Massimo e Vivian che sono gli editori qua in Europa. Yeah. I will start with a short introduction of a little bit about my background, and then I'll get on to more about birth and essential oils. Allora, inizierò prima con una breve presentazione su me stessa e poi partiremo con la presentazione vera e propria sugli oli essenziali. I have worked as a functional nutritionist. Io ho lavorato come una nutrizionista funzionale. I'm also certified as a clinical herbalist and aromatherapist. Sono anche certificata come erborista clinica e aromaterapista. And for 10 years, I've worked with women having babies and in postpartum to help them with their health. E per oltre 10 anni ho lavorato con donne incinta e anche nel postpartum per aiutarle con la salute e il loro benessere. But I started out working mostly with food and herbs, and then I learned about higher quality essential oils. Ma ho iniziato a lavorare prima con le erbe e con gli alimenti e poi pian pianino ho conosciuto gli oli essenziali. And I was so amazed by their potency and how easy they are to use that I started to integrate them more into my work. E ero talmente affascinata dalla loro potenza e dalla loro facilità nell'uso che ho incominciato a usarli e incorporarli sempre più spesso nel mio lavoro. But I felt I did not have enough scientific information or experience to actually recommend them during pregnancy. Ma non avevo abbastanza né informazione né l'esperienza per poterli raccomandare in gravidanza. Yeah, so I left my clinical practice for a short time, and I read every single book and research study on this topic I could find. Quindi lasciai la clinica, il lavoro clinico e dedicai tutto il mio tempo a studiare gli oli essenziali, gli effetti, come usarli, come applicarli, cosa avrebbero fatto, come si sarebbero comportati in gravidanza e anche dopo. Yeah, and then I returned to working with women, but I also did case studies. I worked with midwives and other birth professionals and started to create educational material for others. E poi pian pianino sono tornata a lavorare con le donne, ho incominciato a fare dei studi in base ai risultati che ottenevo, e ho associato il mio lavoro a quello di ostetriche piuttosto che allevatrici e poi pian pianino ho incominciato a fare anche la parte educativa di questa parte qua, insomma, ecco. Go ahead, Stephanie. And so now I have 5 or 6 published guidebooks on the topic. Ora ho 5 o 6 libri guida su questo argomento. I also have done continuing education, an e-course and live format. Ho anche creato un corso online sugli oli essenziali in gravidanza. Right. And so it's my pleasure to share all this with you tonight in a very condensed form of what I have to offer you.
E il corso di stasera, o la presentazione di stasera sarà una presentazione molto succinta di quello che poi il corso vi potrà offrire. Yeah, thank you. So, and Alessandra, would you please provide an introduction of yourself? Yes, I'm sorry. So I'm trying to answer to someone who can't get into the Zoom. Oh, okay, sure, take a moment. Arrivo, sto rispondendo a una persona che non riesce ad entrare. Ok. Allora, io sono Alessandra Poropat e conosco gli oli essenziali, beh, onestamente li ho conosciuti una ventina d'anni fa, ma solo come per fare massaggi e cose varie. Li ho conosciuti tramite Sabrina e Marco, ai quali sono veramente molto grata perché il loro modo di presentarli con amore e con entusiasmo mi ha coinvolta a tal punto che ho voluto provarli anch'io e avvicinarmi al mondo degli oli essenziali, ma anche perché avevo già incominciato un percorso mio di benessere e di vita più salutare. Sono americana, sono cresciuta negli Stati Uniti, sono anche italiana, sono madrelingua in tutte e due le lingue e questo mi ha facilitato in questo mio percorso, perché per questa ragione qua mi hanno chiesto di tradurre un paio di convegni e incominciare a tradurre anche dei libri. Ed è così che ho conosciuto Stephanie e mi ha chiesto se potevo aiutarla a tradurre il suo libro sugli oli essenziali sul benessere materno, il corso online Oli Essenziali nel kit Nascita ed eccoci qua questa sera. Here I am, done. Stephanie? Stephanie? Okay, thank you. Okay, so yes, can you not hear me? I can hear you. You can't hear me. I'm here. You can hear me now? Yes. Okay, could you not hear me before? No. Okay. Hopefully you can still hear me. Yes. Okay. So tonight I will begin by sharing some very general information about essential oils, but things I think are important to understanding their use during maternity. Allora, stasera incomincerò con una spiegazione molto semplice sugli oli essenziali in maternità, ma credo che siano molto importanti per imparare a conoscerli e ad usarli in questo periodo della vita. Yeah. I will include information about general safety guidelines and top oils for use during pregnancy. Includerò alcune linee guida di sicurezza per le donne incinta e anche gli oli migliori da usare in questo caso. I'll also talk about the main applications for essential oils during maternity. Parlerò anche dei metodi di applicazione più comuni per la gravidanza. And I have 5 oils that are my favorites that I want to highlight, depending on how much time we have. E ci sono 5 oli che sono i miei preferiti che vorrei sottolineare perché ritengo siano importanti. Dipende da quanto tempo abbiamo. Yeah. But first, this is a Native American symbol, and some of my studies, I'm American, some of my studies have come from Native American teachers. Questo è un simbolo degli indiani nativi americani. Io sono americana e alcuni dei miei insegnamenti derivano proprio da questa tradizione qua. Yes, but I like to look at this model of where information comes from, and it's from the Native American herbal traditions, natural medicine tradition from Native Americans. They assign the information from the different directions, however you like to say that. Could you repeat that? Sorry, Stephanie. So your voice, I couldn't hear you. I wonder if it's better to have the screen smaller. I don't know. Go ahead. Seems like it's not as good when it's. Okay, so this is a symbol representing the information that comes from the 4 different directions, which is how Native Americans see themselves gaining information. Allora, questo è un simbolo che rappresenta quello che credono i nativi americani, che l'informazione ci arriva dalle 4 direzioni.
And a lot of the tribes are very skilled at using plants as medicine. E molte delle tribù sono veramente molto bravi a usare le piante ed erbe come medicina. And they believe that the energy from the four directions guided them in this kind of innate knowledge and understanding of life. E credono che l'energia data da queste 4 direzioni sia la loro guida nel sapere usare e applicare le erbe e le piante. So from the north comes tradition. Dal nord viene la tradizione e la saggezza. Sorry. Wisdom and tradition. So what we gain from our ancestors, from traditional knowledge of plants. Allora, dal nord arriva la saggezza, la tradizione, quello che noi abbiamo imparato dai nostri antenati. Equally important, from the east comes new information and what we learn from science. Ugualmente importante ciò che ci arriva dall'est, che sono nuove informazioni e quello che ci arriva dalle scienze. From the south comes experience. Dal sud arriva esperienza. Yes. And that includes personal experience. So you use an oil every day or you use it once and you learn its uses for yourself. E questo include la nostra esperienza personale, quindi nel momento in cui noi incominciamo ad usare degli oli, proviamo ciò che effetto ha su di noi. Right. And from the west comes instinct and intuition. Dall'ovest arriva l'istinto e l'intuizione. So the information I share, I would like you to understand, comes from all of these directions equally. L'informazione che io condividerò con voi stasera arriva ugualmente da queste 4 direzioni. And that's important because it's considered unethical to test essential oils or drugs or herbs on pregnant women. E questo è molto importante da tenere presente perché non è considerato etico testare farmaci e nemmeno gli oli essenziali su donne incinta. So for that reason, it's especially important to bring in other sources for information because we don't have that much research on this. Per questa ragione è importantissimo portare dentro altre informazioni, altri tipi di informazioni, perché non abbiamo tantissima ricerca sulle donne in gravidanza. Yes. However, this chart will show you, and it goes much higher in 2020, but this chart will show you how much essential oil research is increasing in time. Questa tabella vi fa capire come la quantità di ricerca che c'è attualmente sugli oli essenziali e come sta aumentando. Se vedete dal 1954 praticamente non ce n'era. Se fate riferimento al 2014 vedete come si rialza la colonna. And essential oils can be seen and used as medication. Gli oli essenziali possono essere sia visti che usati come medicinali. But it's very important that if you do so, you are a medical practitioner. Ma è molto importante che se lo fai tu sia un medico o comunque tu abbia le basi di conoscenza per farlo. So tonight I'll be talking about uses for general discomforts during maternity rather than medical uses during maternity. Stasera io vi parlerò degli oli essenziali come degli aiuti per i disagi più comuni collegati alla gravidanza. Non mi soffermerò e non vi parlerò degli aspetti medicinali degli oli essenziali. But it is important to understand that they are very potent and that they are also used as medicine. Ma è anche importante che sappiate che sono veramente molto potenti e che si possono usare come farmaci. So I will go on to explain that. Poi questo ve lo spiegherò un po' meglio in modo più dettagliato. But it's just important that I say that because I want you to appreciate how powerful they are. Ma è importante che questo vi abbia detto questo perché voglio che capiate veramente quanto sono potenti gli oli. Yeah, okay, thank you. So just very quickly and very generally, essential oils are what's written below. If you want to just translate directly, Alessandra, maybe easier.
Yeah. Allora, gli oli essenziali sono questi, sono naturali, composti, componenti aromatici naturali che si trovano nelle piante. Sono, la goccia è 50-70 volte più forte delle erbe. E powerful, safe, sono molto potenti, sono sicuri. Hold on, someone wrote a message and I can't see. E hanno un lato positivo, sono sempre molto positivi. Yeah, okay, thank you. And essential oils can cross through biological barriers. E gli oli essenziali possono attraversare le barriere biologiche. This is very important to understand because it is why they are so potent and effective for so many different things. Questo è molto importante da capire perché questo ci spiega il perché sono così potenti per tanti motivi, per tante problematiche. So, because they are lipids or fats, and because they are very, very small, they can cross through biological barriers. Siccome gli oli essenziali sono lipidi e sono molto, per cui grassi, sono molto molto piccoli, riescono a attraversare la barriera biologica e quindi entrare all'interno della cellula. They can cross through into breast milk and into the placenta. Possono attraversare anche la placenta e And anche nel latte materno. they can cross through cell membranes. Possono attraversare le membrane delle cellule. And they can cross through the blood-brain barrier, where they can help with things like brain fog and fatigue and hormonal balance. Possono anche attraversare la barriera cerebrale, dove aiutano con la stanchezza, aiutano con il cervello annebbiato. And what else? What was the last thing you said? Hormonal balance. Equilibrio ormonale. Yeah. Okay. In this diagram, you can see they cross through the cell, and the viruses live inside cells, so that's why they can be helpful as antiviral protection. In questa foto vedete che attraversano la barriera della cellula, i virus vivono all'interno delle nostre cellule e quindi il fatto che gli oli essenziali possano attraversare la barriera ci fa capire che ci possono aiutare a combattere i virus. Right. They can also cross through the biological barriers on bacteria that are too strong sometimes for antibiotics. Possono anche attraversare la barriera biologica di batteri che a volte sono troppo forti e non riescono a essere sconfitte dagli antibiotici. Quindi anche in questo gli oli essenziali ci possono essere di aiuto. I mention this now because during pregnancy, women have a lower immune system, lower functioning immune system. Questo ne parlo adesso perché in gravidanza le donne hanno un sistema immunitario che funziona meno del solito. Yeah. And I know that people are very concerned about being healthy in today's world, especially during pregnancy. E so che le persone oggi sono veramente molto preoccupate di rimanere sane e della salute, in modo particolare in gravidanza. So essential oils are very important for a healthy immune system and protecting yourself from sickness. Gli oli essenziali sono veramente molto importanti per un sistema immunitario forte e per proteggerci da infezioni e batteri. For example, diffusing bergamot is a really good antiviral oil. Ad esempio, la diffusione dell'olio di bergamotto è eccezionale come antivirale. And things like Douglas fir are antifungal. E l'abete Douglas, per esempio, è un antimicotico. And Melaleuca antibacterial. E la melaleuca è antibatterica. So, Alessandra, perhaps it's easiest for you to just read the things off. Benissimo, ok. Utilizzo durante la maternità, ovviamente utilizzare in gravidanza normali, gli oli essenziali vanno utilizzati in gravidanze normali e sane con donne che hanno dato il loro consenso.
si consiglia l'uso di persone che ne hanno la conoscenza per farlo, per cui non l'amica del cuore che dice posso usare questo olio, anzi vanno usati solo oli essenziali di qualità terapeutica. Si inizia con la diluizione massima e il dosaggio più basso. Se magari vediamo che quello non fa effetto, si aggiunge un pochino per volta, ma si inizia sempre con la diluizione massima. Evitiamo l'uso prolungato degli oli in gravidanza, applicare gli oli sul seno solo dopo l'allattamento ed evitate ovviamente il contatto con gli occhi e la pelle del bambino. Prima dell'uso provate gli oli diluiti al polso in modo tale da vedere se c'è una sensibilizzazione della pelle. Non usare gli oli essenziali in una vasca da parto perché le membrane a quel punto là si sono rotte e quindi si mette a rischio di contatto il bambino, e bisogna ovviamente tenere fuori le bottigliette dalla portata dei bambini. Thank you. You're welcome. Okay. Picture labor. So there are three main applications for essential oils: aromatic, topical, and internal. Ci sono 3 metodi principali per l'applicazione degli oli, ed è il metodo aromatico, quello topico e quello interno. So now I'll just talk about the main uses of those three during pregnancy. Adesso vi spiegherò l'uso dei 3 principali in gravidanza. Yes. Would you tell them I'm sorry they're not in Italian? I added them at the last moment and we had technical issues. Stephanie chiede scusa che non sono in italiano, ma l'ha aggiunta all'ultimo momento e onestamente questa giornata è stata una maratona per cercare di far sì che tutto funzionasse, quindi la prossima volta faremo meglio. I told them that we'll do better next time. So aromatic use, when you use the oils, whether through a diffuser or putting a drop in your hand and inhaling it, or on a necklace, or when you're breathing it in, that's called aromatic use. L'uso aromatico significa quando lo usiamo tramite un diffusore, quando inaliamo dalle mani, quando magari mettiamo alcune gocce su un fazzolettino, sulla collanina, in qualsiasi modo lo si respiri, questo è il metodo aromatico. Right. So these have some main functions. So the first is mood and emotions. Allora, la funzione primaria del metodo aromatico è l'umore e le emozioni. So during pregnancy, this could help with things like poor sleep, anxiousness, or the transition phase of labor. Allora, in gravidanza questo metodo potrebbe aiutare con chi dorme poco o male, con l'ansia e anche con la fase di transizione durante il travaglio. Yeah. So transition is the stage between having your cervix open all the way and then pushing the baby out. So it's between phase 1 and 2 of childbirth. La transizione è la fase tra fase 1 e fase 2 del travaglio, è la parte in cui la cervice ormai è già dilatata e subito prima che si inizi a spingere il bambino. Yeah. During this phase, a lot of women want to give up and just say, no, I don't want the baby anymore. In questa fase tantissime donne hanno voglia di arrendersi e dire no, non ho voglia di fare il bambino. Yeah. I'm one of those. Io ero una di quelle. Very emotional for people. È un momento molto emozionale per le persone, ovviamente. So things like peppermint and frankincense are really good for transition phase. La menta piperita e l'incenso sono oli eccezionali per la fase di transizione. Yeah. Essential oils inhaled are also good for memory. Gli oli essenziali inalati fanno bene anche o aiutano anche la memoria. Or clear-mindedness, like we call it baby brain in the States, when you can't think clearly. Oppure una testa chiara, nel senso che loro lo chiamano il baby brain, il cervello da bebè, quando si è molto stanchi, molto confusi, non si riesce a mettere bene a fuoco le cose. So things like citrus oils, peppermint, and spearmint are very good for baby brain. In questo caso gli oli migliori sono gli oli di agrumi, quindi limone, arancia, menta piperita. What was the last one?
the oils, peppermint, spearmint, menta verde. And for people who are attending birth and need to stay awake, oils like rosemary rosemary and basil are very good for caretakers. Invece l'olio di rosmarino e basilico sono eccezionali per le persone che stanno aiutando la mamma e quindi devono rimanere vigili e ben presenti. But basil and rosemary are best after the baby's born for the mom. So caretakers should just smell in their own hand. Ok, il basilico e il rosmarino sono meglio, è meglio usarli dopo la nascita del bambino, quindi se chi sta aiutando la mamma a partorire ha bisogno di un po' di energia in più, la cosa più semplice e migliore da fare è avvicinare le bottigliette al naso e inalarle direttamente lì, senza lasciarle nella stanza aperta. Yeah, another use for aromatic diffused or otherwise is for air purity. So for things like exposure to illness, preparing the room for labor so that it's clean, immunity, says it there. Un'altra ragione per usare il metodo aromatico è che ci aiuta a pulire la stanza, a ripulire la stanza, sia la stanza dove poi la mamma partorirà, sia una stanza dove magari c'è qualcuno che ha un'infezione, un raffreddore o altro. Mm-hmm. Okay, and then finally for opening sinuses that are clogged, you can inhale out of a cup of hot water oils like lemon and peppermint that open your sinuses, and tea tree. Se invece avete una sinusite o problemi di sinusite, magari mettete delle gocce di limone, di menta piperita in un bicchiere di acqua calda e lo inalate così. Yeah. For infants too, something just as gentle like lavender or tea tree can help to open sinuses if it's diffused near an infant. Questo lo potete usare anche con i bambini molto piccoli, in questo caso usereste lavanda e melaleuca, che sono abbastanza delicati e per diffusione in questo caso. We also think of aromatic use for emotional support. Pensiamo noi all'uso aromatico anche come supporto emotivo. Pregnancy is a very emotional time for people, I think. And also in postpartum, there's a lot of strong emotions, which is good, but it's good to have something to manage them well with. Il periodo della gravidanza è un momento estremamente emotivo, ma lo è anche il dopo parto, il postpartum, quindi è molto utile e bello sapere che ci possiamo aiutare con delle cose naturali e darci del sostegno. So this is a continuum that you can use to help people or yourself. Questa è una matrice che potete usare per aiutare voi stessi oppure anche gli altri a stare un po' meglio. Am I more fatigued or stressed? Ti devi chiedere, sono più stanca o sono più stressata? And so if you are stressed, you could say, am I with no peace or no passion? Se sono stressata, poi ti dovresti chiedere, non ho pace o non ho passione? So you might want to just explain to them that fatigue is on the top and stress is on the bottom, and just like how that goes in the graph. Fatigue is on the top, stress is on the bottom? Yeah. And? I didn't hear the end of it. Well, since it's in English, just so they understand. Oh, ok. Beh, so yes, sorry. Allora, giusto. Allora, la stanchezza è sopra, lo stress è sotto, mentre il non aver pace è a destra e a sinistra dello schermo e senza passione è a destra dello schermo. Quindi uno si chiede, sono più stanca o più stressata? Sono più stressata, benissimo, ma perché non ho pace o perché non ho passione? E quindi incomincia a farsi un'idea del problema. Right, so I just want them to understand that you can look wherever you are, like let's say I'm more fatigued with no peace, then I'm going to be in the upper left hand, and those are the kinds of oils that will support that. Se la risposta è sono stanca e non ho pace, allora guardiamo al quadrante in alto a sinistra. Se invece la risposta è sono stressata e non ho passione, guardiamo il quadrante in basso a destra, che
che ci dice quali oli usare e cosa aspettarci da loro. Okay, so this is very helpful, I think, for people when they're dealing with emotions during pregnancy. But I do want to share that clary sage is for use only when labor is getting ready to start, not for Ok. the rest of pregnancy. Allora, questi sono oli che si possono usare in gravidanza, ma vorrei essere molto chiara che il clary sage si usa solo dal momento del travaglio in poi, non si usa in gravidanza. Okay, then after aromatic uses, there are also many topical uses for oils. Ok, poi c'è l'uso topico degli oli. So physical discomforts. Questo va a sollevare disagi fisici. Yeah. So during pregnancy, as the baby grows, our organs get moved around and squished up into different places. Man mano che il pancione cresce, i nostri organi vengono spostati e spiazzati in parti diverse del nostro corpo e quindi questo ci crea degli scompensi e dei disturbi. So that can lead to a lot of digestive problems and also back pain. Questo soprattutto può portare a dei problemi digestivi, ma anche a mal di schiena. Pelvic pain, the Dolori joints are al loose to basso make room for the ventre. baby, and that can lead to discomfort. Ok, e anche gli arti soffrono per via di questo, del peso, dell'eccesso di peso, dell'eccesso di liquidi e di tutto il resto. So oils like black pepper, marjoram, ginger, and peppermint. Oli come pepe nero, maggiorana, zenzero e last one? Peppermint, Peppermint, menta piperita also like Siberian fir, e anche abete siberiano. are all very helpful for these kinds of discomforts, both digestive and physical. Sono tutti molto utili per questo genere di disturbi, Yes. specialmente quelli digestivi. You just need to apply the oils where you feel the discomfort. Gli oli vanno applicati laddove sentite il disagio. You could tell them, I'll tell them more about the dilutions later. Ok. Dopo parleremo anche un po' delle diluizioni. Yeah. You can also use oils topically to help with organ function. Potete usare gli oli per via topica anche per le funzioni degli organi Yeah. And also for circulation. e anche per la circolazione. So there's lots of ways to do this that I'll get into a little bit more. But for example, you could put like the skin gets stretch marks. That's considered an organ. You can put oils in a cream or oil every day on your abdomen or around where you might get stretch marks. Dopo andrò un attimino più in profondità su come, su altre come usare gli oli per via topica, però per esempio la pelle è un organo, anzi è l'organo più grande che abbiamo e lì siamo a rischio di smagliature, specialmente sul pancione, quindi si potrebbero mettere delle creme, aggiungere degli oli essenziali alla crema e poi applicarli al pancione diverse volte al giorno. Yeah, the best oils for stretch marks are from resins like sandalwood, cedarwood, and frankincense. Gli oli migliori per le smagliature vengono dalle resine, quindi cedro, sandalo, cedar, sandalwood and Frankincense. e incenso, ovviamente, il più importante. Uh-huh. Myrrh is also from resin, but it has been shown to make the uterus contract, so we wait until after the baby's born for myrrh. La mirra arriva anche da una resina, però è stato dimostrato che fa contrarre l'utero, quindi non è una cosa desiderata in gravidanza, lo lasciamo per il momento del travaglio e del parto. Other topical uses are for stress or tension or pain in the body. Altri usi topici sono per stress oppure tensione su diverse parti del corpo. Yeah, the oils from flowers are really nice, like Roman chamomile and lavender, for example, are really nice for that kind of thing.
Gli oli che derivano dai fiori, tipo la lavanda e camomilla romana, sono ideali per queste patologie, chiamiamole così, per questi dolori. And when it's stress and tension, they work best with penetrating oils, E quando è una questione di stress e tensione, lavorano meglio se associati a un olio penetrante, like Siberian fir, peppermint, ginger, come l'abete siberiano, zenzero, and black pepper. menta e pepe nero. Okay, and I have some things listed here. If you want to translate and just read off some examples, maybe that'd be easier than me Ok, saying. qua alcune ragioni per usare gli oli per via topica sono disagi fisici, muscolari o nervosi, travaglio e il recupero dei tessuti. Poi ci sono le funzioni degli organi, sistema digestivo e circolatorio o semplicemente il recupero post-parto. Stress, si dorme poco, gli ormoni sono un po' sbilanciati e bisogna comunque adattarsi al nuovo bambino e quindi è tutto legato. So I want people to understand that these oils work very, very fast. Questi oli lavorano veramente molto velocemente. Okay, these are cells with oxidative stress, Queste sono cellule con stress ossidativo. and the grounding blend was 1 drop of grounding blend was put on the bottom of the foot. E qui hanno usato una miscela radicante e hanno messo una goccia sotto la pianta del piede. And this blood was taken from the finger 1 minute later. Questa è la slide del sangue preso dal dito esattamente 1 minuto dopo So l'applicazione dell'olio. So again, because they're fats and because they're so small, they can move through the body very quickly and penetrate Ok. the tissues. Siccome sono ciccione, sono grassi e sono minimi, riescono a muoversi all'interno del corpo velocemente. This is an example of a boy with a chemical burn, Questo è l'esempio di un bambino con una scottatura chimica. and he used lavender and melaleuca and lavender. Qui hanno usato melaleuca e lavanda. And this is 2 weeks or 15 days later. Ecco, questi sono i piedini 15 giorni dopo. Okay, so women also sometimes tear during childbirth or have other tissues, like if they have a cesarean, they may have tissues where they need to healing for their tissues. Allora, a volte durante il parto ci si può lacerare oppure anche si deve fare il taglio cesareo e si possono aiutare i tessuti a recuperare e a rimarginare con l'uso degli oli. So there are 4 oils that I like for this, or 5 actually, 5 oils. Ci sono 4 oli, anzi in realtà 5 oli che mi piacciono per questa cosa. Frankincense, helichrysum Incenso, elicrisio. are very good for the cytophylactic effects of the oil, so good for skin proliferation and healing. E questi primi 2 oli sono eccezionali per la guarigione della pelle e le cellule. And also for inflammation, things like that. Aiutano anche contro le infiammazioni. Yeah. And then lavender, Roman chamomile, and geranium Lavanda, camomilla romana e geranio are all helpful for pain and inflammation and swelling. aiutano a combattere dolore, infiammazione e anche il gonfiore. So a combination of the first 2 and then one of the other 3 is great, or any combination you want. La miscela ideale sarebbe una combinazione dei primi 2 e uno del terzo insieme, quelli che preferite tra quei 2 gruppi. And so even if you don't tear during childbirth, but you've had a baby, taking a bath with these oils can really help your tissues to heal. E anche se non vi siete lacerate durante il parto, ma comunque avete partorito, farvi un bel bagno tiepido con questi oli vi può aiutare molto a guarire la zona.
But I'm not sure if you know what a sitz bath is, if they use sitz bath there, where you just tip in your lower half. There's not a word for it in Italian. Allora, Oh, lei sta parlando del sitz bath, che letteralmente vuol dire un bagno in cui si sta seduti, dove solo la parte, diciamo, il bacino è sotto l'acqua, è sotto acqua, non la parte sopra. yeah. You Ah, can also mix those oils that I mentioned before, the frankincense, helichrysum, all the flower ones. You can mix them in a little tub of water, and then put a washcloth or something in and freeze it. ok. E puoi anche mettere, per esempio, questi 5 oli, alicrisio e incenso con con uno degli altri 3 oli fioriti, in una vaschetta con dell'acqua, ci mettete sopra una compressa e poi la congelate. Yeah. So you actually like kind of wring it out. You put the oils in it with water and then kind of wring it out so it's Ok. concentrated. And then you can put it in the freezer in like foil or something, not plastic, but Ok, like foil. And la compressa ovviamente la tirate fuori, la strizzate e poi magari la mettete in dell'alluminio o un contenitore di vetro e lo coprite e lo potete tenere in congelatore, non nella plastica perché come sapete la plastica, gli oli essenziali corrodono la plastica e yeah. rilascia le tossine. So those are just a few examples. There's a lot of ways you can use these as well. Questi sono alcuni esempi, ma ovviamente ci sono tantissimi modi per utilizzarli. So there are a lot of ways to use oils topically and also aromatically. E ci sono molti modi di usare gli oli essenziali sia per via topica sia per via aromatica. Yeah. So please keep in mind when you use something like, let's say you're in a bath, that will have a topical and an aromatic effect because you can smell the oils when you're in the bath. Tenete presente che per esempio se vi fate un bagno, una vasca con gli oli essenziali, in quel caso là li state usando sia per via topica, perché la pelle viene a contatto con gli oli essenziali all'interno dell'acqua, sia per via aromatica perché inalate i vapori rilasciati dagli oli essenziali. The same with like having a massage, you can also smell them. So just keep in mind, there's a lot of overlap between aromatic and topical. La stessa cosa con un massaggio, quindi tenete sempre presente che tra l'uso aromatico e l'uso topico spesso e volentieri si sovrappongono. Right. So this is just a chart showing the recommended dilutions for massage. And I need to get this alarm going off, but maybe you could please just read through a little bit of that for them. Ok, queste sono le diluizioni per i massaggi, quindi in gravidanza 1-2 gocce per ogni 5 millilitri di olio vettore. Quando si è lavoro duro, faticoso, per cui in questa parte qua parliamo del travaglio proprio, 3 gocce per 5 millilitri di olio vettore, per postparto 2 o 3 gocce per 5 millilitri di olio vettore. Il neonato, e qui le diluizioni sono veramente altissime, 1 goccia per 5 ml di olio vettore. I bambini da 1-2 anni 2-3 gocce in 15 ml e dai 3 ai 10 anni 1 goccia in 5 ml. Okay, thank you. I want people to understand that this is a starting point. So when it comes to pregnancy and diluting essential oils, it is primarily about skin sensitivity. Ok, vorrei che capiste che questo in realtà è un punto di partenza, perché siamo talmente sensibili in gravidanza e lo è anche la nostra pelle, quindi è una questione di sensibilità. Ognuno di noi reagisce in modo diverso e quindi bisogna provare quale diluizione funziona meglio per noi. Yeah, so it's really not about the oils being toxic or dangerous during pregnancy. It's the fact that women are more sensitive because of all of the bodily changes they're going through. They're more sensitive to things on the skin. Il problema non è tanto la tossicità degli oli in gravidanza, il problema è che siamo molto più sensibili per via di tutti i cambiamenti ai quali il nostro corpo è sottoposto e quindi siamo anche più sensibili agli oli essenziali. Okay, so if you start with this concentration and there's no skin sensitivity,
and it doesn't work well, then it's okay to increase the concentration. Se iniziate con queste concentrazioni e non c'è una reazione sulla pelle, non c'è sensibilizzazione e magari non trovate neanche grande giovamento, potete aumentare la goccia di olio essenziale all'interno dell'olio vettore. Right. Okay, and it's also important at the beginning, even if you're used to using essential oils, that you test on the wrist for the first little bit so that you can, and then you watch it for 24 hours to make sure there's no reaction. Ok, e anche se avete già usato gli oli essenziali in precedenza e li conoscete bene, dal momento in cui rimanete incinta è sempre meglio provare l'olio essenziale prima, quindi ne mettete una goccina all'interno del polso e aspettate 24 ore prima di fare il massaggio o di usare delle quantità superiori. Yeah, thanks. Okay, and here are some other dilutions to keep in mind as a starting point. E qui ci sono altre diluizioni da tenere presente, ma sempre come punto di partenza. Quindi in una bottiglia roller mettiamo una parte di olio essenziale delicato e in 2 parti di olio vettore. Se invece vogliamo farci un bel bagno, dalle 4 alle 8 gocce di olio essenziale con un emulsionante. Per il pediluvio, dalle 2 alle 3 gocce di olio essenziale sempre con emulsionante, perché sappiamo che l'olio se no nuota sopra l'acqua. Invece con un emulsionante che può essere latte, può essere bagno schiuma neutro e naturale, lo mescoliamo, questo aiuta a far sì che l'olio si disperda nell'acqua. Oppure con una compressa calda mettiamo 2-4 gocce di olio essenziale sempre in un emulsionante per tazza di acqua. Poi mettiamo dentro il panno, lo strizziamo e lo usiamo come compressa. Thank you. And just to point out, like roller bottles would be for things like, if you have a headache or if you want to use them for emotions or hormonal balance and just need a little bit. Ok, le bottiglie roller sono adatte per mal di testa, se magari avete un po' di tensione dietro il collo, per degli squilibri ormonali, dove dovete usare semplicemente un po' per volta. Yeah. And I also want to point out, like, compresses are amazing during labor. For pain. Le compresse sono eccezionali durante il travaglio, Yeah. perché aiutano a diminuire il dolore. Now here we have the like electric pots, crock pots, where you can heat like soup and you plug it in. Mm-hmm. So if you have one like that, it's really nice to bring to a labor and just keep adding oils to and have your rags in it, and just keeps the water hot, and it's a nice way to apply them. We don't have crock pots here. Allora, in America c'è un crock pot, che è una pentola che tieni collegata alla spina e tiene l'acqua sempre calda. Queste loro le usano anche nella sala parto, dove tengono l'acqua a temperatura tiepida o calda con gli oli essenziali e bagnano sempre le compresse. In alternativa io potrei pensare di suggerirvi una teiera, di quelle sempre elettriche, che mantiene l'acqua a una certa temperatura, non bollente, I mean, maybe ovviamente. like a tea kettle or a flask or something. That's exactly what I said, a tea kettle. Okay. Regarding oral use, there are under most circumstances, I do not recommend this during pregnancy. Ok. Normalmente l'uso orale lo sconsiglio in gravidanza. And a lot of people wonder why. E molti si chiedono perché. There's a few reasons. For one, they're 8 to 10 times stronger than herbs. Ci sono alcune ragioni, tra cui che sono dalle 8 alle 10 volte più forti delle erbe. For another, there's like no tests on pregnant women taking oils internally. Un'altra è che non ci sono gli oli essenziali in gravidanza presi internamente, non sono mai stati testati, quindi non sappiamo, non c'è ricerca. For the third reason, a lot of people, they'll just shake in, they don't measure it. They just do it whenever. And I don't think that's a good idea during pregnancy. Un'altra ragione è che tante persone li prendono in maniera indiscriminata e quindi non sanno esattamente quante gocce prendono, e questo io lo sconsiglio fortemente in gravidanza. Vogliamo comunque stare molto attenti. Yeah.
There are a few exceptions to this, and one is citrus oils. Ci sono alcune eccezioni e una di queste sono gli oli di agrumi. Citrus rind is a traditional food in many cultures and has been used for thousands of years by all people. La buccia d'arancia è un cibo tradizionale in tantissime culture e si usa dall'inizio dei tempi. Yeah, so I do think a drop in water is okay during pregnancy. Quindi una goccia di olio di limone nell'acqua, a mio avviso, non è un problema in gravidanza. It can help with natural detoxification. E può aiutare a detossinare il corpo naturalmente. So it's not ideal to detoxify during pregnancy, so that's why just use very little. Ok, non è ideale detossinare in gravidanza, quindi per questo vi consiglio di usare una goccia in un bicchiere al giorno. Yeah, but like one drop in a water bottle, a glass water bottle or stainless steel would be fine and good for pregnancy. Ok, I actually went ahead of you, I just said that. Oh, okay. Quindi una goccia, ripeto semplicemente quello che ha già detto, una goccia di olio essenziale in una bottiglia d'acqua, non di vetro, non di plastica, ma di vetro o di acciaio inossidabile, va benissimo. Because it leaches the toxins from plastic. Sì. Perché sapete che also, some essential oil companies, I know a lot of people here use doTerra, have vitamins, and those vitamins have been tested. And I feel that starting at a half dose during pregnancy as a prenatal is safe and appropriate. Okay. E so che molti di voi conoscono già doTerra e quindi come linee di vitamine sono sicure perché sono state testate su donne in gravidanza. Quindi magari iniziare ad usare le vitamine però a metà dose, non dose piena. Yeah, they're formulated, they've been used for many years and followed, in scientific studies. And also people don't tend to overdose on their vitamins. They take just a certain, they take a minimum, right? Of course. Allora, tutte le vitamine sono state testate, tutte le vitamine sono state testate e ormai sono anni che sono sul mercato, quindi sono sicure. In più non c'è il problema che la gente incomincia a riempirsi di vitamine. Normalmente si prende la dose normale. Una domanda, I'm going to answer a question. Una domanda che viene fatta è cosa intendo per metà dose. Normalmente, adesso sulle vitamine non lo so, ma io prendo l'LLV e normalmente sono 4 pastiglie al giorno. Metà dose vorrebbe dire 2, 4 per tipo, metà vuol dire 2. I was saying that basically I take LLV every day and the full dose would be 4 of every kind. So half of a dose is 2. Yeah. Now people can build up the dose, but so if they start too strong and they're not used to it, it can be too detoxifying. We don't want to dump toxins on the fetus. Ok, allora si potrebbe usare anche la dose piena, ma è sempre meglio partire con metà dose e poi eventualmente pian pianino aumentarla, perché una dose troppo forte potrebbe detossinare troppo velocemente il corpo. Okay, so I'm going to talk about some of my favorite oils for pregnancy, but first I want to tell you the ones that I don't recommend so much. At least not during every phase. Ok, adesso parleremo degli oli che Stephanie ama molto in gravidanza, però partiremo parlando prima di quelli che in realtà lei non ama o sconsiglia l'uso in diverse fasi della gravidanza, perché la gravidanza non è uguale in tutti i 9 mesi. Good. So I'll just talk about the headings for a minute, and then if you want to list out the oils, that's great. Okay. So one thing is that women, when they're pregnant, they have a higher level of a hormone called the melanocytic hormone. Mm-hmm. The melanocytic hormone. Okay, melanocitico. Yeah. Okay. So they have a higher level of that during pregnancy. Okay. Le donne in gravidanza hanno un livello molto più alto dell'ormone melanocitico. So that means they're more sensitive to the sun, and so there are some oils that are highly sun sensitizing in general. So during pregnancy, they're even more
sun sensitizing. Ok, questo significa che la pelle è molto sensibile ai raggi del sole o al sole, quindi ci sono già degli oli che sono fotosensibilizzanti per loro natura e se li usiamo in gravidanza lo diventano ancora molto 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 di più perché la nostra pelle è molto più sensibile. Alcuni di questi oli sono le scorze di agrumi, bergamotto e finocchio. Yeah, bergamo's the most sun sensitizing. So Bergamotto è in assoluto il più fotosensibilizzante. yeah, okay. And so they're fine if they're underneath your clothing. It's just you don't want to expose yourself, you know, Okay. within 12 or more hours. Se li applicate alla pelle, ma la pelle è coperta d'abbigliamento, non ci sono problemi. Il problema si pone quando magari lo mettiamo sul décolleté, sul viso e poi ci esponiamo al sole. Okay, one nice thing though is that these oils are very good if applied at night for things like the mask of pregnancy, which is when you get brown spots around your eyes during pregnancy. So they can actually help bleach that out. But Okay. put them on at night, you know, before going out in the sun. Una bellissima cosa è che questi oli possono essere usati di notte, quindi con 12 ore di tempo prima di esporsi al sole, e specialmente sono molto utili con la maschera gravidica, quindi aiutano proprio a sbiancare un po' la pelle, però sempre e semplicemente usati di notte, non durante il giorno. Yeah. Okay. And so the next one is that some essential oils stimulate the cardiac system. Okay. Altri And oli stimolano il sistema cardiaco. and people during pregnancy have almost double the blood volume by the time they have their baby. E in gravidanza, a fine gravidanza una donna normalmente ha quasi 2 volte il volume del sangue che ha normalmente And a lot of women are anemic. e molte donne sono anemiche. So to stimulate the cardiac system during pregnancy can make some people feel lightheaded or, you know, it's just contraindicated. E quindi andare a stimolare il sistema cardiaco è controindicato perché può creare problemi di giramenti di testa, mal di testa e altre cose. Yeah. So, and then you can, if you don't mind listing the ones there. No, i stimolanti cardiaci sono, come vedete, noce moscata, cannella e cassia. Yeah. And cinnamon also is associated with altered lengths of pregnancy and lactation problems. La cannella è anche legata a problemi di produzione latte. So I think a lot of people like the Protective Blend by doTerra On Guard. And that's not one that I recommend during pregnancy, unfortunately, because it has a lot of these oils in it. Molti amano la On Guard, l'olio essenziale On Guard. Io la sconsiglio perché ha grandi quantità di questi oli, quindi purtroppo, nonostante so che è molto amata, la sconsiglio in gravidanza. Yes, but using oils like marjoram and tea tree and marjoram and lavender can be really nice alternatives. Le alternative molto belle sono maggiorana, tea tree, and Lavender? lavender, ecco, lavanda, mi sfugge sempre uno, e lavanda sono molto si possono usare tranquillamente, sono molto belli, molto buoni. Citrus oils are also potent immune stimulators. E anche gli oli di agrumi sono molto potenti per stimolare il sistema immunitario. Okay, and then there are a few oils that are hormone influencers, which can be a very good thing. Ci sono alcuni oli che sono anche Postpartum. influenzatori di ormoni, che può essere una cosa positiva, ma può anche essere una cosa negativa. It can also be negative, right? Yes. But well, I think it's better to let Mother Nature guide the hormones during pregnancy. Ok, a mio avviso è meglio che Madre Natura vi faccia da guida in gravidanza. For example, fennel in a study was shown to reduce the intensity of oxytocin. Per esempio il finocchio in uno studio è stato dimostrato ridurre il livello di ossitocina. So kind of like maybe slowing down labor. Okay, quindi rallentando il travaglio. Okay, and then finally some of these oils are uterine contractors. Alcuni di questi oli invece aiutano l'utero a contrarsi. Okay, like salvia scalera, so sage, Which is clary and sage. jasmine, myrrh. Yeah, okay, gotcha. Come salvia sclarea, gelsomino e mirra. Yeah, salvia scalera.
Mira is myrrh, right? Right. Okay, great. Rose is also mildly stimulating to the uterus. In general, I think Salvia scalera is really the one to be careful not to use until you're at term for having a baby. Di tutti questi la salvia sclarea è l'unico che bisogna stare molto attenti a non usarlo fino a quando non siamo arrivati a fine gravidanza. So a little bit of jasmine on your wrist once in a while is okay, but I just wouldn't be like bathing in it a lot, you know, when you're late in pregnancy. Un po' di gelsomino lo si può usare tranquillamente, magari lo mettete ai polsi, non lo userei in grandi quantità in gravidanza, non me lo spalmerei sul pancione, quello no, però magari una goccina qua e là non vi fa male e lo potete usare. And I'm going to talk more about sage in the upcoming slides. Ok. Okay. I'm just looking for my notes on the oils, sorry. So one of my favorite oils for pregnancy is peppermint. Uno dei miei oli preferiti in gravidanza è la menta peperita. And it's actually, I have 3 teenagers now, but I had 3 babies naturally. I really wanted a natural birth and I was able to do that. Io adesso ho 3 adolescenti, però una volta erano 3 bebè, 3 bambini piccoli e li ho voluti e avuti per parto naturale. However, I wanted a completely natural birth, but I didn't really have any natural tools to bring into my labors to help make it less difficult. Volevo un parto completamente naturale, ma all'epoca non avevo gli strumenti necessari naturali per aiutarmi da portare con me in sala parto per aiutarmi ad aver meno dolori. Yeah, so I had 1 drop of oil for all 3 of my labors, only 1 I was given, and that was peppermint. E per tutti e 3 i miei travagli mi hanno dato solo una goccia di olio essenziale ed era l'olio di menta piperita. So what happened was my labor started at midnight and I was awake 2 nights in a row, no sleep. Ho iniziato il mio travaglio a mezzanotte e sono rimasta sveglia per 2 notti di fila con le contrazioni, quindi senza chiudere occhio per 2 notti di fila. Yeah, so it was very slow to progress and I was exhausted. Progrediva veramente molto lentamente ed io ero esausta. I thought that being active sped up my labor. Pensavo che essere attiva avrebbe velocizzato il travaglio. So I played tennis, I vacuumed my house, I went on walks. Quindi ho giocato a tennis, ho pulito casa, sono andata a far passeggiate, ho provato di tutto per far sì che progredisse il travaglio. It didn't work. Ma nulla funzionò. Yeah, so I was just really tired and I'm also someone who has to eat every 4 hours. Poi ero veramente molto stanca, poi io sono una di quelle persone che deve mangiare almeno ogni 4 ore. If I don't eat in 4 hours, I can't think, my hands go numb. Like, it's really bad. Se non mangio ogni 4 ore non riesco a concentrarmi, non riesco a pensare, non mi sento più le mani e quindi proprio mi manca l'energia. Yeah. So at the point in my labor, I was 30 hours of no sleep and also, or more than that, because my labor started at midnight. So that was long time. Dopo più di 30 ore dove non dormivo, avevo contrazioni e non mangiavo, non mangiavo, non avevo più nulla da dare. Yeah, and I started to throw up. E ho cominciato a vomitare. So I was completely wrecked and my midwife put 1 drop of peppermint in my vomit bowl. La mia allevatrice in quel momento là mise una goccina di menta piperita all'interno del secchio dove andavo a vomitare. And I smelled it and I quit throwing up. Sentii l'odore, il profumo e ho smesso subito di vomitare. I didn't feel sick and I had energy. Non mi sentivo più male e non avevo più nausea e mi era tornata un po' di energia. And I felt calm. E mi sentivo molto calma e tranquilla. And my brain woke up. Il mio cervello si è svegliato. And it helped with my labor pain. E ha aiutato anche molto per le doglie, contro le doglie. Yeah.
the most important part is that I was alert enough then to remember that I was having a baby. La cosa più importante è che a quel punto là ero abbastanza sveglia per ricordarmi che ero lì per fare una bambina, per avere un figlio. Yeah, it completely changed my experience for the better. La menta piperita cambiò completamente la mia esperienza in modo per il verso migliore. So I just think that these oils are such incredible gifts to give to yourself or someone else having a baby. Credo che gli oli essenziali siano un regalo, un dono meraviglioso da dare o a se stesse o a chi sta avendo un bambino. So peppermint is good for digestion, muscular pain, labor pain, mental fatigue. La menta piperita va bene per la digestione, per i dolori, per la stanchezza mentale. Pain, did you say labor pain? Yes, le Okay, doglie. yes. And it also can help you to be grounded in where you are emotionally. E ti aiuta anche a essere radicato emotivamente lì dove sei, dove ti trovi in quel momento là. Quindi essere presente. So if you look at the plant, you'll notice that the stem, all the mint plants have square stems. Se guardate la foto vedrete che lo stelo della menta è quadrato. And they have opposite leaves, like side to side, and then again that way, you know, like it goes everyone like a square almost. Like. E hanno le foglie opposte l'una all'altra, quindi alternate, quindi sembra un quadrato, forma un quadrato. Right. So they have a very grounded and balanced structure. Hanno una struttura molto bilanciata. Yeah, but they also, like, you can walk on them and the wind can blow them, and so they're also flexible and adaptive. Ma sono anche flessibili e si adattano molto agli elementi e quindi anche se vengono calpestati poi si rialza subito. So, and I think these are attributes that people need when they're going through pregnancy and having babies. E secondo me questi sono attributi che le donne hanno bisogno in gravidanza per aiutarle a supportare e a sopportare. So yes, I do love peppermint. I just want to say also that there's no research on how they affect breast milk production. Allora, non c'è ricerca per quanto riguarda la produzione del latte, if it affects it, you mean? How it affects it. Su Yeah, come, che effetti ha la menta piperita sulla produzione del latte. Non ci sono studi su questo. But Robert Tisserand, Sì. who's an essential oil expert, he wrote a question on his Facebook group, a survey on that question, and about half the women responded that it lowered or decreased breast milk, and half responded that it did not. Ok. Robert Tisserand ha posto la domanda sulla sua pagina Facebook e metà delle donne hanno risposto che la loro produzione di latte era diminuita, mentre l'altra metà aveva detto che non era successo nulla. Quindi so I would just say, if you're a nursing mother and you try peppermint, just make note whether it affects your milk or not. Ok, quindi se stai allattando e usi la menta piperita, magari prendete nota di se notate qualche cambiamento nel latte o nella produzione del latte. Stephanie? Stephanie? Right, and I included, I don't know if you can read this because you're covering it in my view, but that's me with my difficult time from, yes, I'm here. Can you not hear me? Can you hear me? Your voice keeps coming and going, yes, but I'm still stuck on the... Are you there? Yeah. Can you hear me now? Okay, yes. Okay, sorry. Can you read everything that it says there? Yes. Oh no, I don't know why it's not. Le nostre sfide più grandi danno vita ai nostri punti di forza più grandi. Our greatest challenges in life
give us our starting points for our biggest strengths? Yes. And in English, it says give birth to our greatest strengths, I think. So Okay. anyway, I put that in there because my postpartum period with my first child was why I do this work, because I had such a struggle. And I do think that essential oils have helped me. And I think this one, if I would have known how to use Salvia scalera, I would have had a completely different experience in my postpartum and probably for the 10 years after. E la ragione per la quale io faccio questo lavoro è la fase postpartum dopo il mio primo figlio. È stato un anno difficilissimo, non avevo aiuto, non avevo nulla. Se avessi conosciuto per esempio la salvia sclarea, probabilmente avrebbe cambiato gli ultimi 10 anni, i primi 10 anni della vita dei miei figli. Yeah. Okay, so this oil, as I've mentioned before, should not be used until a birth professional has said you are ready to have your baby. Questo olio non va assolutamente utilizzato fino a quando la levatrice, un'ostetrica o comunque una professionista del parto non vi dica che siete pronti a iniziare il travaglio. Okay. So for example, if the baby was in the wrong position, you wouldn't want to start using salvia. Per esempio, se il bambino è nella posizione sbagliata, non dovresti usare salvia sclarea ancora. Okay. So some people that I've networked with, midwives that do a lot of births, have reported that yes, this can help facilitate delayed labor. So if someone is slow to start labor and they're past their due date, this oil can help. Ok, molte allevatrici con le quali ho parlato negli anni mi hanno spesso confermato che la salvia sclarea può aiutare e facilitare il travaglio, quindi la progressione del travaglio. Quindi se c'è una donna che ha un travaglio ritardato o molto lento, la salvia sclarea può aiutare a sbloccare la situazione. Yes, and it's best to mix it with lavender and geranium. And just apply it like under the belly and kind of around the hips like 3 times a day. Ok, la cosa migliore è mescolarlo con geranio e la lavanda e poi applicarlo sotto il pancione e sulla parte bassa della schiena 3 volte al giorno. Yeah, okay. And then during labor, you should know that it is the most sedative essential oil that we have. In assoluto questo è l'olio più sedativo che abbiamo. So it's good for relaxing and helping a mother to open up. Aiuta molto a rilassare e aiutare una mamma ad aprirsi. So I was afraid to use salvia during my pregnancies because I thought it would make the pain worse. Io avevo paura di usare la salvia sclarea nelle mie gravidanze, nei miei travagli, perché avevo paura che mi facesse soffrire di più, che sentissi più il dolore. This is because a lot of people have heard that it makes contractions stronger. Questo perché tanti hanno sentito che rende le contrazioni più forti. But because it's actually so sedative and so helpful for pain, it actually doesn't make labor more painful, it makes it less painful, but more productive. Ma in realtà, siccome è così fortemente sedativo, rende le contrazioni meno dolorose, ma più efficaci. Yeah, so it's also very good if your contractions are not regular. E funziona anche molto bene se, per esempio, avete se le vostre contrazioni sono irregolari. Yeah, now this is important. Once the contractions are regular and effective, and they're working well, stop using the salvia. Allora, è molto importante, questo concetto è molto importante. Dal momento in cui le vostre contrazioni sono regolari ed efficaci, smettete di usare la salvia. Interrompete l'uso. Okay. And what I usually do is I have women bring like a special handkerchief or something to their birth, and then they can drop it on the handkerchief and just use it as they need it. So they can decide. Io consiglio alle mie mamme di portarsi un fazzoletto da casa e quando serve mettono 2 goccine sul fazzoletto e lo annusano in base alla necessità.
Yeah, but I do think it's most effective between contractions, or added to a bath maybe, but between contractions, inhaled from a handkerchief is my favorite way to use it. L'uso migliore è tra una contrazione e l'altra, o anche in una vasca, ma secondo me comunque tra una contrazione e l'altra è annusato aromaticamente dal fazzolettino. It's also really nice to have in postpartum for hormonal balancing. È anche molto bello nella fase postpartum per un equilibrio ormonale. Okay. And this is an example of having it off a handkerchief during a labor. E questo è un esempio di una donna che sta partorendo, che sta inalando direttamente dal fazzolettino. Okay, I already talked a little bit about frankincense, and I think we're running out of time a bit. Vi ho parlato già un pochino prima di incenso e tra l'altro penso che stiamo anche finendo il tempo, quindi devo sbrigarmi. But mostly I will use it to clean the birth room before the baby is born with peppermint or orange. Più spesso lo uso per pulire lo spazio nascita, quindi l'aria nella sala parto, assieme alla lavanda e arancia. Yeah, you can also use it for maternal fatigue and transition phase. Lo si può anche utilizzare per la stanchezza della mamma, stanchezza materna, e per la fase di transizione. And of course, like wound healing, like I mentioned. E come vi ho menzionato prima, anche per la guarigione delle ferite. Yeah, wound healing. Okay, ginger I really love because this is a traditional oil for birth. Io amo lo zenzero perché è un olio tradizionale per le nascite. Yeah, very popular in Thailand and other countries in Asia. È molto popolare in Thailandia e in altri paesi asiatici. Okay. So it's been used for morning sickness as topical rub on the belly. Si usa per le nausee mattutine come un massaggio topico al pancino. Also for lots of other digestive discomforts and for massage for muscular tension. E anche per tantissimi altri disturbi all'apparato digestivo, ma anche per tensione muscolare. Okay, so people should keep in mind that it is very warming. So if you live in a hot climate or you overheat during pregnancy, it might not be the best choice for those things. È un olio molto riscaldante, quindi se vivete in un paese caldo oppure il vostro corpo si è molto scaldato in gravidanza, potrebbe non essere l'olio migliore per voi in questo momento qua. But after the baby is born, women lose a lot of heat and vitality. Ma dopo che il bambino è nato, noi donne perdiamo tanto calore corporeo e tanta vitalità. And traditional practice is to chop up the ginger root and kind of put it in hot water like you're making a thick tea or something, and then you put a poultice on the abdomen after the baby's born. È tradizione antica in Thailandia creare una poltiglia con lo zenzero grattugiato mescolato a dell'acqua e poi applicato sul pancione tiepido. O meglio, sull'addome, perché il bambino ormai è già nato, sull'addome tiepido per aiutare a riscaldarci di nuovo. So it's a really good one for when the mother is in phase 3 of labor birth. È un olio eccezionale per la parte 3 del parto. Stephanie? Stephanie? And also for postpartum to put on the abdomen for cramping. Wait, we missed most of what you just said. It's good for phase 3? Did you? Hello? Stephanie? Yes. Okay, it's good for phase 3. I mean, now? I'm here. Okay, now I can hear you. I can hear you, yes. Yes, it's good. It's good for when a mother placenta, there's a lot of cramping. Ok. È eccezionale per la fase 3 dove si sta espellendo la placenta e ci sono forti crampi all'utero.
proprio per aiutare a buttar fuori la placenta. Okay, good. Got it. Finally, geranium. I just want to say a few things about geranium, although it's one of my favorite oils. E vorrei dire un paio di cose dell'olio di geranio, che è tra l'altro uno dei miei oli preferiti. But this is the #1 oil for the nursing mother. Questo è l'olio numero 1 per la mamma che sta allattando. It's good for both increasing and decreasing breast milk production. Funziona sia per aumentare che per diminuire la produzione del latte, So di in other latte, words, it's balancing. dà equilibrio. It can help with engorgement or like overly full. Può aiutare, la congestione dei seni, quando il seno è troppo pieno di latte. Right? It helps to protect against breast infection. Aiuta a proteggere contro infezioni al seno. And it's good to add to like an ointment for chapped nipples or tears in the nipple. Ed è molto eccezionale da aggiungere a una crema, una lozione per le ragadi ai capezzoli o per i capezzoli indolenziti. With an infection, it's great to see a doctor. Se c'è un'infezione, mi raccomando, andate dal vostro medico curante. It can certainly be dangerous, but you can also use geranium in a cold compress on the breast. Potete anche usare l'olio di geranio in una compressa a freddo appoggiata al seno, ai seni. Yeah. When applying the oils for other purposes, if it's a hot condition, like engorgement, you want to use a cold compress with geranium. Quando è una condizione, un problema caldo come la congestione dei seni, mi raccomando usate una compressa fredda. Yeah, because water is cooling. Perché l'acqua è rinfrescante. Unless it's hot. Salvo non la scaldiamo. But that's clear, right? Okay. And oil and cream are warming. L'olio e la crema sono riscaldanti. So usually when there's some kind of pain, like you can use a cream or an oil. Okay. Normalmente se c'è dolore potete usare o un olio o una crema. Okay. So always apply in the direction toward the nipple. Applicate sempre verso il capezzolo. And apply after the baby is nursed. E dopo che avete allattato il bambino, mai prima. You want to give it time. It takes about 20 minutes for it to be absorbed. So Ci vogliono 20 minuti perché l'olio venga assorbito, quindi magari ve lo applicate subito dopo aver allattato e per quando il bebè è pronto di nuovo per allattare, ha di nuovo fame, siete già a posto. So you may have already said this, but just like they can wipe off if there's any concern that's still on the breast with the baby's face going next to you. Okay. Then you want to wipe it off. Se invece avete qualche dubbio, di avere ancora dell'olio rimasto sul seno, semplicemente ve lo togliete e ve lo pulite con un panno, in modo tale che non vada a toccare il faccino del bambino o gli occhietti. Okay, and one other thing, can you hear me? Yeah? Staying unstable. So one other thing is that this can help to lower elevated cortisol levels or stress hormone levels at night and help with sleep. L'olio di geranio può anche aiutare ad abbassare i livelli di cortisolo, che è l'ormone dello stress, e quindi ci può aiutare a dormire meglio di notte. It's my favorite for sleep. It's amazing. Per dormire è il mio preferito. So that is all I had planned for tonight, and I think we're pretty much on time, maybe going a little bit over. But I had asked Alessandra to please share information about this class that I put together. And also, please make sure they know that they get a certificate of completion. And Okay. just Allora, noi abbiamo finito. Vi ringraziamo tutti per la partecipazione. Chiediamo scusa se abbiamo fatto un attimino di ritardo e vorremmo cogliere l'occasione per presentarvi anche il corso online sull'uso degli oli essenziali in maternità. Si chiama Oli Essenziali per il kit Nascita. È presentato in modo molto bello, sono una serie di 8 moduli colorati accompagnati da registrazioni audiovisive che durano una media di 30 minuti. Ogni modulo è arricchito da fotografie, citazioni di ricercatori, grafici e semplici formule di oli essenziali.
Gli studenti hanno accesso e possono scaricare il materiale di corso incluso Essenziali Kit Nascita, una versione digitale del nostro libro guida di 14 pagine con istruzioni di sicurezza, linee guida per la qualità, bibliografia e grafici per l'utilizzo degli oli. Monografie per 17 oli essenziali, le miscele essenziali per il kit Nascita, un libro guida fai da te per le miscele che vengono poi menzionate nel kit. Il prezzo normale è di 108 euro, che sono $125. Fino a domenica, chi fosse interessato, c'è un prezzo speciale di 90 euro. C'è un buono. What's the, can you give me the coupon? Do you remember it offhand? The code? Oh, Yeah. it's basically the name of this talk, but no spaces between. Oli Essenziali, I don't remember the talk. Hold on. Adesso vi dico, aspettate un attimo, che vi dico il... Webinar. Eh? Yeah, the name of the webinar. I was just seeing if I could find it. Vi do il codice tra un attimo, vediamo se riesco a trovarlo. Hold on. I should have prepared. Well, we will send out an email. Let them know that if they signed up through Eventbrite or if they're watching on a page, it will be posted. We can also post. We can also post it on the web page, correct? Yes. Ok. Sì, il corso è tradotto in italiano. Vi manderemo un'email di ringraziamento dove vi daremo tutte le informazioni che vi sto dando adesso. In più con il codice per il buono sconto che è valido fino a domenica. Lo metteremo, magari lo daremo anche alla Sabrina e Marco da mettere sulla loro pagina Facebook e quindi ce l'avrete pronto per l'uso. Right. Okay. Quick question. They're asking me which oil to expel the placenta, to push the placenta out. Lavender. Lavender can help with retained placenta. Okay. Ginger's more for cramps and spasms and things. Okay. Zenzero per spasmi. Okay, wonderful. Okay. And did you explain to them the format of the class with the subtitles and? Yes. Allora, I'll explain it better. Il corso online ha i sottotitoli, tutti in italiano, tradotti. Quindi c'è tutto là, anche le foto, anche le ricerche, è stato tutto tradotto. Questo è il libro, Oli Essenziali per il benessere materno, che stiamo traducendo e sarà pronto a brevissimo. I told them that it's almost ready and that it's and someone wrote that they've already booked it. Could you please? Oh, good. Could you please tell them like how much of a dream this has been for me? Like I've loved Europe since I was a child, and to be able to get this information to people in different languages is like so exciting. I'm so happy about this. Allora, Stephanie vi vorrebbe ringraziare tutti e vorrebbe esprimere la sua emozione per aver potuto presentare questo corso qua e anche per la possibilità di averlo tradotto in diverse lingue. Ha sempre amato molto l'Europa e questo suo lavoro le ha dato la possibilità di coniugare le due cose. Yeah, thank you. And could you please tell them that the book, just a little summary of how it goes from the beginning of pregnancy through infancy, and shares little narratives from my experience, and then also the oils and. Il libro è diciamo che è una parte più allargata della presentazione di questa sera. Parla dall'inizio della gravidanza fino alla prima infanzia, con degli aneddoti della vita di Stephanie. È veramente fatto molto bene perché parla proprio in modo specifico degli oli, per cosa si usano, come si usano, gli effetti che hanno in ogni fase della gravidanza. Done.
Stephanie? Okay, good. And the website through OLD, but it has a more precise link to put on pre-order. Am I gone? Do you hear me now? Repeat. Yes, I can hear you now. I just said, you can see that Oli Massimo's store, that's where you can do the pre-order. And I think we'll just be following up wherever you're watching this, or I think I can email all the Zoom attendants and give them the exact link. Okay. And then the Facebook groups could do that as well. Beh, il libro lo potete ordinare tranquillamente tramite Holiday e lì lo troverete. Si possono ordinare più di uno, non necessariamente basta ordinarne uno, potete ordinare le copie che volete. Okay, and then finally, here's my contact information. That's my WhatsApp number. And then this group, Essential Oils for the Birth Kit Facebook group, will have a recording of this talk as well. And we'll have all the information. And then also, if you could tell them under dailynectaressentials.com, I do have Italian pages. Sotto dailynectars.com ci sono anche pagine italiane. Quel numero è un numero collegato a un account WhatsApp e quello è anche il suo sito. Quindi queste sono tutte le informazioni di contatto per Stephanie. Thank you. You're quite welcome. Well, thank you everyone. Grazie a tutti. For attending this call. It was a bit of a practice round for us. But I enjoyed being on the call. I wish I could see all of you and talk more personally. Are there any questions left to be answered? Ci sono altre domande? Let's see, hold on. One person asked whether they can use CRS or LLV in pregnancy, in maternity. Yes, we talked a little bit about that earlier. So again, starting with the half dose. Okay, but CRS and LLV? Okay. Yes, yeah. I'm not sure if it seems like maybe you answered some of the questions, or? I did answer some of them. The ones that I knew how to answer, I answered. Okay, good. Well, please, if you didn't get your question answered, feel free to email me and Alessandra and we'll work out the language difference. Allora, se avete delle domande da fare che magari non sono state risposte oppure le pensate adesso, scrivete pure o a Stephanie o a me e vi risponderemo. Yeah, and finally, yep, go ahead. Just a few more announcements. If you don't already have doTerra oils, that is the quality of oil I would recommend during pregnancy. So please go to the person who invited you to this class and ask how to get those. Okay. Or go back to the original registration and ask us there. Se non avete gli oli essenziali doTerra, che sono quelli che noi consigliamo usare in gravidanza, semplicemente chiedeteli a chi vi ha invitato, chi vi ha parlato di questa presentazione e loro vi aiuteranno. Ok, grazie, thank you Stephanie, grazie Marco e Sabrina e grazie a tutti voi per la vostra presenza. Buonanotte. Thank you very much. Okay, buonanotte.